Salve a tutti, io sono Francesco e benvenuti in questo sesto devlog dedicato a Geremia. Oggi parleremo del secondo mese di sviluppo, con qualche aggiunta per saziare la vostra curiosità. Bene, iniziamo. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Abbiamo implementato il primo livello nella build, ma non abbiamo fatto solo questo. Abbiamo anche modificato un poco il livello, aggiungendo delle parti per ampliarlo. Come vedete dalle clip, abbiamo anche iniziato a creare il rig per il nuovo personaggio. Oltre a questo, i nostri animatori hanno iniziato a studiare un'animazione per il puzzle, che vedrete più avanti, ma per ora potete dare un'occhiata alle animazioni fatte. Siete riusciti a capire di cosa si tratta? Beh, se la risposta è no, dovete aspettare ancora un poco. Ovviamente non abbiamo fatto solo questo, in 15 giorni abbiamo inserito anche un primo menu, che ci dava la possibilità di scegliere se giocare alla palestra o giocare al primo livello. Intanto i nostri artisti hanno cambiato i modelli della materia oscura per renderla più accattivante e pericolosa. Come vi sembra l'effetto? Fatecelo sapere nei commenti. Testando il gioco abbiamo notato che risultava troppo semplice, molto facile da completare e senza pochi rischi. Quindi, per rendere più interessante l'esperienza di gioco, abbiamo aggiunto un ostacolo, difficile da superare, uno spawner. Come funzionava? Esso generava della materia oscura, e se il giocatore avesse distrutto il cuore avrebbe potuto aprire il cancello e proseguire. Tutto stava andando alla grande. In più, esattamente un giorno dopo, siamo riusciti a creare e inserire un menu di pausa. Stavamo facendo passi avanti e non volevamo fermarci. Ed ecco che le cose iniziano a complicarsi. Dovevamo implementare due sistemi: il sistema del diario, che sarebbe servito a Geremia per appuntare le sue memorie, e il puzzle. Cominciamo a parlare della feature che ci aiuta a spiegare la trama al giocatore, il diario. È qui che Geremia appunta le memorie, che va riscoprendo e che può consultare ogni momento, premendo il tasto triangolo. Come vedete dalle clip, il diario non era del tutto funzionante, perché non era mai nel posto corretto, e i tasti non erano presenti. Più avanti siamo riusciti a renderlo funzionante. Per il puzzle la situazione era molto più complessa. Per farla breve, ci sarebbero stati tre sistemi: l'emitter, che emette un raggio di luce, il deflector, che lo riflette con un angolo di 90 gradi, e l'amplifier, che ne amplifica la capacità distruttiva. Purtroppo il risultato era poco intuitivo, non si capiva infatti quale fosse l'emitter, e di conseguenza non si riusciva a capire da dove iniziare. Inoltre il deflector poteva ruotare, ma quando ne venivano messi due vicini il personaggio si buggava e si spostava in luoghi strani. Dopo aver debuggato il puzzle, avremmo dovuto inserire un tutorial, ma questo avrebbe rallentato il gameplay, quindi dovevamo pensare a un piano B. Nei prossimi devlog vi spiegheremo come abbiamo risolto il puzzle. Il reparto artistico stava lavorando a pieno regime alle prime versioni della materia oscura, che prendevano forma, nonché ai primi prop definitivi e a parte dell'environment. Abbiamo anche iniziato a ribilanciare il gameplay di Geremia Nightfall, perché la torcia consumava troppa energia, e per distruggere la materia oscura si perdeva troppo tempo. La materia stessa faceva pochi danni e non incuteva timore a nessuno dei tester, infatti si poteva tranquillamente finire il gioco distruggendo una sola materia oscura, cioè lo spawner, che bloccava il cancello. Quindi abbiamo reso viva la materia oscura e più reattiva, ed inoltre abbiamo rimosso il danno a distanza lento, per cambiarlo con uno da contatto più rapido. Iniziavamo anche a lavorare ai feedback della materia oscura. Ad esempio, adesso si capiva quando la colpivi o no, e abbiamo inserito un damage screen che ti faceva capire quando venivi colpito. Ragazzi, siamo giunti alla fine del video, grazie per averci seguito fino a questo punto. Nella prossima puntata tornerà un ospite speciale e parleremo di come è stata scritta e gestita la parte narrativa di Geremia Nightfall. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e seguiteci su tutti i social, Instagram e Facebook. Oltre a questo, se volete supportarci ulteriormente, da oggi potete mettere nella lista dei desideri Geremia Nightfall su Steam. È completamente gratuito e ci aiuterebbe moltissimo nello sviluppo. In più, se andate a vedere la pagina Steam che trovate in descrizione, potete scoprire anche qualche chicca in più sul gioco.
Ci rivediamo al prossimo video e ricordate, seguite sempre la vostra retta via.